So già che molti di voi erano pronti con le manine a sparare a zero e a passarmi sopra come un carro armato, ma state tranquilli, perché questa era una frase che mi era stata rivolta come domanda. Ma adesso la andiamo ad analizzare, perché essendo comunque nel pieno della pausa invernale è giusto fare un po' un resoconto e vediamo di fare qualche anticipazione e qualche previsione per il 2019 in base a quello che ho visto fino ad adesso con test, contro test, eccetera eccetera eccetera. Benvenuti in questa nuova puntata del Sir Risponde. Quindi, iniziando, Valentino non vincerà mai più. Ho coperto il nome come vedete perché non vorrei mai che questa persona venga linciata in pubblica piazza sui social, anche perché c'è gente che è capace. Però vorrei iniziare dicendo questa cosa qui. Purtroppo è probabile. Perché questo? Abbiamo un Valentino che nonostante l'età è comunque sempre lì, è nei primi 5 piloti al mondo. L'anno scorso non ha vinto neanche una gara, ma ci è arrivato molto molto vicino. È comunque da considerare un top rider, ma non potrà andare avanti fino a 65 anni. E qual è il problema? È che abbiamo una Ducati invece che sta lavorando tantissimo, si è fatta scappare un pilota molto forte, ma al contrario sta cercando di fare una moto veramente pazzesca e comunque già è il top sulla piazza. Adesso negli ultimi test a Jerez abbiamo visto che hanno portato dei sensori pazzeschi per capire in base al grado di inclinazione il consumo della gomma, una cosa incredibile. Siamo a livelli della Formula 1 e hanno preso un po' in contropiede i giapponesi, perché i giapponesi hanno ancora un po' il lavoro vecchio stile, sensazioni del pilota, analisi di dati classici, lavoro a casa e sviluppo. Ma qual è il problema? È che questo implica un lavoro lento e soprattutto anche per il modo di lavoro dei giapponesi che sono molto quadrati. Quindi prima di portare uno sviluppo cercano sempre di capire se è perfetto, se non avrà mai danni, se non si romperà, però questo comporta tempi veramente lunghi. Valentino non ha tutto questo tempo, perché possiamo pensare che al top ci possa rimanere ancora per 2-3 anni, cioè arrivare a 43 anni ed essere ancora lì vorrebbe dire essere Mandrake, un mago, cioè non si spiega. E colmare questo gap sia di mentalità degli ingegneri giapponesi Yamaha rispetto alla concorrenza italiana è un processo veramente lungo, quindi per l'anno prossimo io sinceramente la vedo un po' grigia. In Honda abbiamo sempre una moto molto equilibrata che alla fine è sempre lì, è un pelo inferiore ma comunque è sempre lì, ma il problema vero è che questi personaggi di Honda hanno sulla loro moto uno che è praticamente un alieno, cioè non c'è molto da dire. Quando dall'esterno io guardo gli altri piloti che hanno una guida pazzesca, estrema, stupenda, pennellano le curve in un modo incredibile, ma comunque ti viene a dire potrei arrivarci a quel livello. Poi vai a vedere Marquez, quello che fa, personalmente dico non lo so, non so come faccia certe cose. Quindi io lo vedo ancora il favorito per il 2019 sinceramente. L'unica speranza che hanno gli altri è che come ogni anno abbia un po' gli svarioni all'inizio dell'anno, quando ancora sento un po' la pressione, e quindi grazie a qualche suo errore magari gli altri avranno la possibilità di prendere qualche punto in più e magari riusciranno a gestirlo nell'arco dell'anno, non come quest'anno che hanno buttato veramente all'aria, soprattutto Dovizioso, un sacco di punti. Per parlare di un altro argomento scottante parliamo di Lorenzo in Honda. Lorenzo probabilmente è il secondo pilota più in forma al momento nel circus della MotoGP, ma il suo problema è che il primo è Marquez, quindi penso avrà vita molto 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 complicata e secondo me lì rischierà di prendere le mazzate a ogni gara. E ripeto, secondo me lui è il secondo più forte lì dentro, ma Marquez è di un altro pianeta purtroppo e soprattutto conosce quella moto da 5 anni, 6 anni,
quindi ha doppio svantaggio. Per parlare invece degli altri nostri, Petrucci lo vedo benino, soprattutto grazie ai risultati degli ultimi test. Il fatto è che, come ha anche dichiarato lui nelle ultime gare del 2018, sente un po' la pressione di essere arrivato finalmente nel team ufficiale, ma secondo me se riuscirà a trovare un pelo di calma interiore può fare il suo e potrebbe essere una buona spalla per Dovizioso. Ovviamente non per vincere il mondiale, ma un buon risultato per lui potrebbe essere quello di entrare nei primi 3 del mondiale. Primi 3 è veramente tosta, ma lo spero per lui. Iannone invece, caro Ian, c'è una bella gatta da pelare, però dai, se Aprilia veramente capisce che questa è l'ultima sua opportunità, perché Iannone comunque è un pilota veloce, speriamo che Aprilia gli dia quel qualcosa di buono e speriamo che riesca a esprimere il suo potenziale, perché comunque ce l'ha, è un pilota da primi 5, quindi potrebbero fare delle belle cose. I 1000 lanci che ha fatto già tra Valencia e gli altri test non sono cosa buona, ma ci sta, perché quando si deve conoscere una moto devi testare il limite, ed questo è quello che succede. Però da pilota speri sempre che quando sali su una moto nuova cerchi sempre o speri sempre di trovare una situazione comoda nella quale ti trovi subito a tuo agio, ma molto spesso, soprattutto quando si va su moto che non hanno mai brillato, la situazione è un pelo questa qui nella quale si è trovato lui. Parentesi MotoGP chiusa e adesso proseguiamo con le domande. Davide De Zan 05 chiede: ma come hai fatto a rompere l'idroguida 2 volte? Caro Davide De Zan, bisognerebbe chiederlo al team che ha revisionato la macchina, o almeno dice di averlo fatto, prima del Rally di Monza. Frankie 658 chiede: quanto costa un Rally di Monza con la R5? Allora, ovviamente dipende se sei Valentino Rossi, se sei un personaggio o se sei uno che vuole solo pagare e correre. Mettiamo che tu sia semplicemente un privato che vuole fare la gara dal nulla. In un pacchetto dove sono comprese gomme, danni, tutto compreso, solo per il Rally di Monza ci attestiamo attorno ai 25-30 mila euro al top, sto dicendo, gomme a manetta, macchina top, tutto. Con franchigia secondo me quasi completa siamo sui 30. Poi se vuoi aggiungerci dei test pre-gara devi fare un conto tra gli 80 e i 100 euro ogni chilometro percorso, quindi tra una cosa e l'altra, se vuoi fare una centina di chilometri prima della gara, stiamo sui 35-40 mila euro. Stefano Piussi chiede: ti piacerebbe provare la mini John Cooper Works nel mini challenge? A me piacerebbe provare qualsiasi cosa che ha un motore, quindi se c'è questa opportunità fammelo sapere. Siragusano Rosario mi chiede: quando ci vediamo? Questo nome magari non vi dirà niente, ma vi faccio vedere una piccola clip per farvi capire di chi stiamo parlando. Tu hai l'abitudine di inchiodare, non inchiodare perché sbattiamo. La prima staccata più lunga siamo un muro. Ecco, sapete adesso il suo profilo utente su Instagram, andatelo a seguire perché idolo. Comunque molto presto il mio sogno sarebbe fare un rally insieme a te, perché ti giuro verrebbe fuori un contenuto incredibile. Nico Buono 95 chiede: fare altre collaborazioni con Ford, ad esempio come quella di Monza? Assolutamente sì. Come dicevo nello scorso video, non mi sono trovato bene con il team nel quale era appoggiata Ford Italia, ma con Ford Italia mi sono trovato molto bene. Quindi stiamo già parlando per organizzare le cose fatte bene e non di fretta come è stato quest'anno per l'anno prossimo, anche perché la Ford Fiesta R5 l'anno prossimo si aggiornerà al modello di serie di quest'anno, quello nuovo, in poche parole, come era il VRC Plus. E quindi vi lascio solo immaginare. IZ5MMT Luca chiede: perché non insegni a guidare meglio la moto? Mi sa che ti sei perso qualche mio video, perché ho fatto una cosa come 5 video uno dietro l'altro dove spiegavo appunto varie fasi della guida.
torneranno questo tipo di video, ma ovviamente adesso nella pausa invernale non ho l'opportunità di salirci su una moto e spiegare il tutto, quindi appena ricomincerà la stagione state connessi perché vi racconterò tutto quello che serve per andare forte in moto e per aiutarvi nelle vostre prove libere / uscite domenicali. Sick Job chiede: pensi di poter seguire la strada di Del Bianco e arrivare in Superbike? Questa cosa qui l'ho spiegata già molte volte, però ve la ripeterò perché è importante. Non è una questione di strada da seguire, la questione è molto più semplice. Se uno porta una valigia con 200 e passa 1000 euro a un team di Superbike, può correre in Superbike. Ovviamente devi avere un minimo di risultati, ma comunque se sei un pilota decente ci vai in Superbike. Ma qual è il problema? Ha senso portare tutti quei soldi, che sarebbero magari un tuo guadagno di sponsor, a un team che, se va bene, ti permetterebbe di fare meno di metà classifica di Superbike? Preferisco molto di più fare progetti fighi insieme a, come avete visto, Ford, Pirelli, BMW, in gare evento e in situazioni dove posso giocarmi la vittoria, piuttosto che girare tutti gli sponsor su un campionato che sta morendo, perché la Superbike, parliamoci chiaro, sta morendo. Hanno chiuso la Stock 1000 che era il vivaio. Ormai i top team sono 3, se non di meno: BMW, Ducati e Kawasaki. Gli altri sono tutti privati con i quali potresti fare delle buone prestazioni, ma di sicuro non ti giochi il mondiale. Quindi in breve, secondo me, non ha molto senso e ci sono cose molto più interessanti dove vieni pagato al contrario che pagare, come ad esempio l'avventura che, se tutto va bene, riusciremo a fare in Cina. Quindi per me è più importante poter portare contenuti qui sul canale e soprattutto divertirmi e guadagnare da quello che faccio, perché comunque è un lavoro. Bene, spero che questo sorrisponde vi sia piaciuto. Finalmente fra pochissimo si ritornerà in moto, stiamo preparando il BMW del 2019. Purtroppo è un processo un pelo lungo, quindi quando sapremo esattamente quando sarà finito inizieremo a programmare i test, ma parliamo comunque di metà febbraio, fine febbraio, giù di lì, di sicuro non più in là. Non vedo l'ora di farvelo vedere, ricordatevi di iscrivervi al canale e se non l'avete fatto di attivare la campanellina. Gas, e ci vediamo al prossimo video.